Ciao a tutti amici, ben ritrovati, ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, oggi siamo in Russia e oggi è un giorno particolare per la Russia perché oggi è il 9 maggio quando noi stiamo registrando questo video sicuro che esce domani, è appunto il 10 di maggio, ma in questo giorno speciale siamo stati molto vicino a voi insieme ai nostri social, su VK, su Telegram, anche sul nostro canale YouTube dove abbiamo scritto appunto i migliori auguri per questa festa della liberazione. È una cosa molto importante, Laura, che stiamo proponendo proprio ogni 9 maggio e questo è il quarto anno insieme ai nostri amici russi che festeggiamo insieme questa fantastica festa. Oggi, Laura, figurati che mi sono andato a vedere un po' la parata in diretta. Lo so che tu eri al lavoro, ma io mi sono andato a vedere la parata in diretta che è stata splendida, in diretta su YouTube, davvero emozionante. Ma visto che siamo in Russia, salutiamo tutti con Draghi Drusia. Privet a tutti. Allora, cari amici, eccoci qua. Laura, andiamo a fare l'ultima canzone di Shaman. Ma perché dire solo Shaman? Perché non c'è solo Shaman. Questa canzone si chiama Minuto di Silenzio. Insieme a Shaman, grande artista, c'è anche Alexander Weinberg, c'è anche Nikolai, il grande Nikolai che l'abbiamo portato tante volte sul nostro canale ed è infatti bellissimo trovare questi tre artisti che li presentiamo nuovamente con l'ultima canzone. Il significato della canzone di questo minuto di silenzio richiama la bravissima pausa di cui collettività si onora la memoria di chi non c'è più tra di noi. Si trasporta in una chiave musicale e spirituale. È un omaggio ai soldati non rientrati dalle guerre con un invito a riflettere sul valore del loro sacrificio e l'importanza di custodire la memoria storica e io direi, aggiungerei anche la memoria eterna, quello che tutti i russi non dimenticano. Più che un semplice ricordo, il brano vuole stimolare una presa di coscienza collettiva. Ricordare il passato, vivere consapevoli del presente e costruire un futuro in cui il sacrificio altrui non vada dimenticato. Insomma, Laura, siamo sempre qui a parlare di Shaman, parlare di tutti gli artisti, Nikolai, insomma, di Anna Kurinova, insomma, tanti artisti, ma il tema principale in questo maggio, come al solito, è appunto la liberazione e soprattutto gli 80 anni che sono passati dalla liberazione nazista, ma soprattutto in questo momento storico si va a ricordare tutte quelle persone, meglio, eroi che sono stati vicini. È bello, sempre, come abbiamo sempre parlato, dopo il quarto anno che facciamo il 9 maggio insieme ai nostri amici russi, il ricordo delle persone che non ci sono più, Laura. Certo Davide, è una data importante e è diventata importantissima anche per noi che siamo molto vicini alla Russia, la madre bellissima della Russia. Quindi Davide, cosa possiamo fare più che fare vedere noi al grandissimo Shaman, Nicola, tutti gli artisti che fanno un omaggio per una data così importante. Esattamente. Va bene amici, siamo seri, ma perché bisogna esserlo in questo minuto. Andiamo a reagire insieme alla canzone, noi la vedremo con i sottotitoli in italiano, quindi andremo a scoprire man mano la voce degli artisti e soprattutto il testo della canzone. Sei pronta, Laura? Pronta. Andiamo. И вот тебе мой последний приказ. Выживи. Назло им выживи. За нас всех. Già mi emoziono. А это точно Брест, Леночка? Крепость, значит. Оглушит нас звенящие свои стражи. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Я лейтенант Плотский, Да, только что прибыл. В списках не значусь.
già. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей нерожденные дети. Ai, mamma mia. Oh, Dio mio. Только вперед, любой ценой. Memoria eterna. Forse l'altro. Oh wow. Oh, oh Dio mio. Ho la paura. Oh! Ah! Кончится война, я тебя приглашаю в гости. Dio. Oh. Назовите ваше звание и фамилию. Моя фамилия и звание. Русский солдат. Sì, Laura, io non l'ho detto, ma questo qua è la colonna sonora di un film che è uscito il 1° maggio del 2025. Io mi sono emozionato come al solito, ma soprattutto per il semplice fatto, Laura, molto reali le immagini tratte ovviamente dal film, emozionante le parole del testo della canzone che diceva appunto di ricordare le madri che perderanno i figli e le madri o le mogli che avevano anche dei bambini in quel momento, nel senso è tutto la guerra è davvero triste, orribile in tutti i sensi, ma va ricordato l'impegno delle persone e anche la paura, perché sai, in questo video, a parte queste 3 voci fantastiche, questi artisti che raccontavano questa guerra, tutto era antecedente al 1941 ovviamente, perché si vedevano ovviamente dai vestiti che era nella seconda guerra mondiale, ma sai, raccontato così è ancora più emozionante dal fatto che come un cantastorie, 3 voci fantastiche che riescono a immergerti realmente in una storia vissuta purtroppo e stravissuta da tutti i nostri amici russi e da tutte quelle persone che hanno una guerra in casa. L'abbiamo passata anche noi in Italia e sappiamo benissimo quanto sofferenza c'è, ma tanta di quella sofferenza è bella ricordarla in un giorno speciale come il 9 maggio, ma soprattutto è bello ricordare il fatto di tutte quelle persone che non sono morte invano, non sono morte invanamente, ma sono lì ricordate anno dopo anno. Oggi, sai, Laura, guardavo anche VK, questo, diciamo, social dove noi siamo anche iscritti,
ed era bello vedere tutte quelle persone che mettevano le foto ai loro cari che erano morti in guerra, quindi dei nonni, dei padri, di tutte quelle persone appunto che non ci sono più. È molto emozionante, molto, molto bello. Viva la Russia per questo, viva la Russia per i ricordi perenni verso degli eroi che ci sono e che vivono nei nostri cuori oggi nel 2025. Infatti Davide, un viva grandissimo alla Russia, a tutte queste povere persone che veramente hanno perso la vita, a tutte le mamme, ai figli, alle mogli, a tutti quelli che sono rimasti ad aspettare questo caro che non è potuto tornare più. E lo dico veramente di cuore, perché vengo da un paese che continua a vivere una guerra molto più brutta, una guerra in silenzio, una guerra che le mamme, immagina Davide, non lo so se voi lo sapete, devono andare davanti al Palazzo di Giustizia con le foto dei suoi figli, bambini, donne, e per dire, strillare, gridare e dirle a loro per favore non vi dimenticate di loro, che sono persone perse, li hanno perso, morte così, senza sapere come, quando, dove, niente, e completamente dimenticati davanti a un palazzo di giustizia dove non c'è la giustizia, non c'è niente, nessuno ascolta. Quindi per questo viva la Russia, viva tutti, ogni artista, e soprattutto a quelli che continuano a fare questa musica relativa verso a tutte queste persone che hanno perso la vita. Davide, Meraviglioso, grazie Laura per questo intervento. Sì, ci sono paesi che dimenticano e paesi che ricordano, ed è bello ricordare, e siamo qui anche noi per ricordare tutti i vostri defunti, tutte quelle persone che non ci sono più ma che grazie a voi abbiamo conosciuto, nelle vostre foto, nelle vostre parole, nei vostri pianti, nei vostri messaggi, in tutto quello che arriva nel nostro canale, che arriva con l'amore, che arriva col cuore. E noi siamo qui proprio per questo, per darvi serenità e pace, per lasciarvi piangere. Se volete piangere in questo momento, piangete, sfogatevi, ma soprattutto non siete soli. Noi siamo con voi, vi siamo vicini da 4 anni e non vi dimenticheremo mai. Siete sempre ai nostri cuori. E con questo voglio dire grazie Laura, e auguri a tutte quelle persone che stanno festeggiando questo magnifico giorno. Bene, per voi ci vediamo domani, perché è il giorno dove pubblicheremo il video. Vi vogliamo bene, grazie ancora, pacà pacà.